bentornate sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi faremo una borsa davvero dal sapore molto autunnale, la nocciolina bag. E adesso vediamo nel dettaglio tutto quello che ho utilizzato per poterla realizzare. Per il progetto di oggi troverete un kit già pronto su gomitoli.com che è sempre Borgo dei Pazzi, scontato del 30%, ma nelle date che vedete scritte, quindi mi raccomando non perdetele di vista. Il kit è composto da una rocca da 500 grammi di Amore Bicche, che è un cordino riciclato lanato, infatti è composto dal 50% lana, 50% di acrilico, entrambi riciclati. La tonalità che ho scelto io è la numero 9, che è veramente fantastica perché è molto autunnale, ma voi lo potrete personalizzare scegliendo anche un'altra tonalità. Troverete anche una coppia di manici in bambù tondi, una coppia di moschettoni per agganciare la tracolla e una chiusura a calamita che andrà cucita appunto nella nostra borsa. Quindi a questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Iniziamo la nostra lavorazione partendo dalla base e dal lato corto. Momentaneamente solo per il primo giro utilizzeremo un uncinetto numero 3 e poi passiamo a uno più grande. Quindi facciamo il cappietto e iniziamo quindi creando due punti bassi nel primo foro, questo qui al centro. Così. Anche in quello successivo ne eseguiamo due. Nei successivi tre invece facciamo 3 punti bassi in ogni foro. Questo è il primo. Facciamo anche quello seguente, sempre 3 punti bassi nello stesso punto ed infine l'ultimo. Invece sul lato corto procediamo in questo modo. Sul primo, scusate, sul lato lungo, ne facciamo 2, in quello successivo 1, in quello ancora dopo 2 e di nuovo 1, quindi praticamente andiamo ad alternare sul lato lungo, quindi dopo questi 3 eseguiti con 3 maglie, quindi iniziamo con 2 e poi alterniamo. Finiamo a questo punto con 1 e di nuovo in questi 3 fori facciamo 3 maglie basse in ogni foro, poi nei seguenti 3 ne facciamo 2, nuovamente 3 e qui ricominciamo con la sequenza di 2, 1, 2, 1 fino a terminare quindi esattamente come abbiamo fatto dall'altra parte. Quindi eseguiamo tutto questo primo giro e ci rivediamo per vedere come proseguire. Giro completato, adesso chiuso con un punto bassissimo, lasciamo l'uncinetto piccolo e io utilizzerò un 4,5, ma volendo anche un 5 in 5,5 lo potete usare tranquillamente. Io mi trovo bene con questo e quindi proseguiamo il resto della lavorazione con questo 4,5. Faccio una catenella e adesso questo giro andiamo a creare dei punti bassi in costa senza creare più aumenti, quindi tutte le maglie che ci ritroviamo sotto in questo modo. Quindi lo completiamo tutto e ci rivediamo per iniziare il punto nocciolina. Completato quindi tutto il giro in costa, adesso iniziamo la lavorazione del punto nocciolina. Quindi facciamo una catenella, io ho chiuso con un punto bassissimo, adesso anziché proseguire da questa parte giriamo il lavoro in questo modo e praticamente sul primo punto iniziamo il punto nocciolino, ovvero prendiamo il filo, entriamo nello stesso punto, estraiamo,
e lo chiudiamo a metà questo primo punto alto. Facciamo la stessa cosa per la seconda volta e non chiudiamo tutto ma soltanto la prima parte, ed una terza. E poi li chiudiamo tutti assieme e facciamo una catenella, ed ecco il primo punto nocciolina fatto. Dopodiché nelle seguenti 3 maglie andiamo ad eseguire 3 punti bassi, quindi 1, 2 e 3. Nuovamente un punto nocciolina, quindi prendiamo il nostro filo, entriamo, estraiamo e chiudiamo solo una parte, lo rifacciamo la seconda volta ed infine una terza. Li chiudiamo tutti assieme, una catenella e nuovamente 3 maglie basse. Ed ecco qui qual è il risultato. Ve lo faccio vedere ancora una volta, quindi prendiamo il filo, entriamo, chiudiamo a metà, aspettate che prendo un po' di filo, facciamo la stessa cosa per la seconda volta ed infine per la terza. E poi chiudiamo tutti assieme, una catenella e nuovamente 3 maglie basse nelle 3 maglie successive. Quindi questo lo andiamo a fare per tutto il giro e questo sarà il nostro risultato. Quindi lo completiamo e ci vediamo per fare il secondo giro. Finito il giro, ho chiuso con punto bassissimo, catenella, rivoltiamo il lavoro di nuovo dal dritto e adesso sotto ogni maglia sottostante andiamo a realizzare delle maglie basse, quindi sotto le 3 che abbiamo fatto prima e dopo il punto nocciolina, poi andiamo direttamente nella catenella che abbiamo fatto quando abbiamo chiuso il punto nocciolina e nuovamente nelle 3 maglie basse. Quindi mi raccomando, non qui dove è chiusa la nocciolina, ma qui che sarebbe la catenella di sicurezza che facciamo quando terminiamo il punto nocciolina, e poi i 3 punti bassi seguenti. E si procede per tutto il giro in questa maniera. Quindi facciamo anche questo giro e ci rivediamo per quello successivo. Ho completato il giro solamente di punti bassi perché appunto il punto nocciolina è creato da 2 giri, uno senza punto nocciolina, quindi col giro fatto dal dritto in questo modo di punti bassi, e l'altro dove mettiamo il lavoro in questa maniera per far venire le noccioline dalla parte esterna. Quindi completato quindi questo giro, cosa facciamo? Una catenella, voltiamo nuovamente il lavoro perché dobbiamo creare le noccioline, ripartiamo con la sequenza dei 3 punti bassi e dobbiamo fare in modo di far cadere la nocciolina al centro di quella sottostante, così creiamo una sorta di scacchiera. Quindi nuovamente ripartiamo col punto nocciolina, e cioè 3 punti alti chiusi a metà, e una volta eseguiti li chiudiamo tutti insieme, e una catenella di sicurezza. Nuovamente 3 punti bassi, e nuovamente il punto nocciolina. Chiudiamo tutte assieme, catenella e nuovamente i 3 punti bassi, quindi la sequenza è la stessa.
dobbiamo ogni volta girare il lavoro in maniera tale che le nostre noccioline siano dalla parte esterna. Guardate, vedete, le ho fatte cadere appunto al centro, così si crea questo bellissimo effetto. Adesso quindi alterniamo questi due giri, saliamo il lavoro di circa 20 cm, poi vi dirò esattamente quanti giri ho creato appunto nocciolina e ci rivediamo per vedere il passaggio successivo. Corpo borsa quasi ultimato, io in totale ho fatto 16 noccioline per un totale di 32 giri, anche perché il punto nocciolina è creato da due giri, uno a punto basso e uno appunto creando la nocciolina. Adesso abbiamo completato anche il giro dei punti bassi, adesso andiamo a creare un giro di punto bassissimo in tutte le maglie che ci ritroviamo sotto, così. Quindi questo è un giro molto facile, non dobbiamo fare diminuzioni o aumenti, quindi semplicemente lavorare le maglie che ci ritroviamo di sotto. Completiamo questo giro e ci rivediamo per fare gli ultimi giri a punto basso. Completato il giro di punto bassissimo, adesso io ho chiuso, ho creato una catenella e adesso il primo giro sarà un punto basso in costa, quindi sopra il punto bassissimo, quindi prendendo solamente l'asola esterna. In questo modo. E così andiamo a costruire la parte dove poi andremo ad alloggiare i manici in bambù. Vedete? Quindi asola esterna e punto basso. Quindi il primo giro sarà in costa, tutti gli altri normali per un totale di 7 giri, quindi ci rivediamo non appena abbiamo completato anche questa parte. Ho terminato quindi anche questa parte del corpo borsa, quindi alla fine sono 8 giri perché il primo è appunto bassissimo in costa, poi ne ho realizzati 6 appunto basso normale e l'ultimo appunto bassissimo. Adesso ci dobbiamo occupare di cucire i manici. Io ho già uno l'ho eseguito, quindi ho eseguito tutta la cucitura. Adesso vi faccio vedere nel dettaglio come andarla a creare. Quindi intanto ho preso il centro della nostra borsa, ho preso anche il centro da questa parte e ho alloggiato il manico. Quindi io cosa faccio? Prendo un po' di filo e inizio a cucire passando in questo modo il nostro filato. Sbuco da questa parte e tiro. Rientro sempre da questa parte e ripasso qui in basso, in maniera tale che con questa cucitura io vado ad avvolgere il manico. Continuo, io l'ho fatto molto fitto così da vedersi proprio pochissimo il nostro manico, più che altro per bellezza, quindi io vado a fare una sorta di copertura in questo modo e si procede in questa maniera. Così poi noi man mano ce lo andiamo a sistemare e si continua finché non arriviamo da questa parte. Vedete? Quindi tutto questo lo facciamo fino a questo punto e ci rivediamo per l'ultimo passaggio ed eseguire la tracolla. Ho finito di cucire i due manici. Questo è il risultato. L'unica cosa che adesso dobbiamo fare è cucire
la nostra chiusura magnetica, che è semplicissima perché è come se fossero dei bottoni. Adesso, come ultimo passaggio, ci dedichiamo a realizzare la tracolla. Io la farò di circa 80 cm come lunghezza, poi voi chiaramente potete personalizzarla in base a come volete la borsa, se a spalla o a tracolla. Quindi io cosa faccio? Riprendo il mio filato e vado dentro il moschettone, vado a inserire 4 maglie basse e nel frattempo la codina ce l'andiamo a lavorare in questo modo, quindi la blocchiamo e facciamo 4 punti bassi, quindi dentro il moschettone. Poi una catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo con i 4 punti bassi, così. Quindi saranno delle righe di andata e ritorno a punto basso e saranno quindi 4 maglie che andremo a ripetere fino a raggiungere la lunghezza che preferiamo per la nostra borsa. Quindi questo davvero, la tracolla è semplicissima. Vedete? Quindi realizziamo quest'ultimo passaggio e ci rivediamo a borsa completa. Ed eccola qui la nocciolina bag completata. È davvero uno splendore per questo periodo autunno-inverno. Secondo me è una borsa che si potrà utilizzare tranquillamente. Ve la faccio vedere anche indossata. La tracolla alla fine l'ho fatta di circa 90 cm, ma poi dipende anche che tipo di utilizzo volete fare. Volevo rettificare per quanto riguarda i materiali. Ho dimenticato di dirvi che nel kit troverete ovviamente anche la base, oltre la rocca, i manici, i moschettoni e la calamita. Non dimenticate che il kit è in sconto col 30% su gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi, nelle date che vedete, quindi mi raccomando, non perdetele di vista. Le misure finali sono circa 33 di larghezza e 29-30 di altezza, questo almeno se seguite diciamo tutto quello che io vi ho spiegato. Comunque il tutorial è davvero molto semplice, ma se avete dei dubbi, voi lo sapete, mandatemi un messaggio e non dimenticate di iscrivervi sul mio canale. Ci vediamo alla mia prossima creazione. Get low, get low, know the info.